Salve a tutti! In questo video tenterò la riparazione del kit Powerline. Il kit adattatore Powerline, in questo caso il TrendNet modello TPL 406 e 2K, utilizza una presa elettrica per creare una network ad alta velocità. Almeno 2 adattatori sono necessari per realizzare una network. Un adattatore va connesso al router, mentre l'altro adattatore va inserito in una presa a parete del vostro impianto elettrico per un immediato accesso alla rete ad alta velocità. In questo caso si possono usare fino ad 8 adattatori per collegare alla rete dispositivi in diverse stanze senza la necessità di usare cavi, ammesso che l'impianto elettrico sia sotto lo stesso montante, o più precisamente sotto lo stesso contatore. Rendono al meglio se connessi su prese facenti parte della stessa linea. Io ad esempio lo utilizzo per avere una rete LAN in laboratorio posta a circa 15 metri dall'abitazione, in linea d'aria dove non arriva il wifi, dove è posizionato il router. Esistono Powerline che, oltre ad avere un'uscita LAN, hanno anche un'uscita wifi. Se alimentiamo entrambi i dispositivi, possiamo vedere i LED che si accendono. Naturalmente non c'è comunicazione per l'assenza di cavo Ethernet, ma possiamo vedere come un dispositivo è pronto, l'altro invece lampeggia, quindi ha un comportamento diverso. Quindi molto probabilmente questo dispositivo non funziona. Adesso lo apro e vedo che cosa posso fare. Ok, per aprire questo dispositivo, ecco, alla base c'è molto probabilmente una vite sotto l'etichetta. Possiamo vederla. Speriamo che non sia incollato. Bene, il dispositivo è tutto qui. Se c'è qualche problema sull'alimentazione possiamo risolvere, altrimenti la vedo dura con questo chip. Ma già a occhio, e direi per fortuna, vedo che questo condensatore elettrolitico è gonfio, quindi la cosa ci fa ben sperare. Ho estratto il circuito dal suo alloggiamento, andrò subito, anche se secondo me non serve, comunque andrò a testare subito questo condensatore. Dissaldo i condensatori. Test sul condensatore incriminato. E infatti ha un ESR alto, quindi lo sostituisco. Il valore di questo condensatore è un po' particolare, è un 6,3 volt 1000 microfarad, quindi è di dimensioni ridotte e devo trovare per forza un condensatore che abbia le stesse dimensioni, altrimenti l'involucro non si richiude. Ok, ne ho trovato uno uguale, di recupero, ma l'avevo utilizzato per un progetto che poi ho abortito, quindi il condensatore è nuovo. Non sostituite mai i condensatori con condensatori già usati, perché potreste risolvere momentaneamente il problema ma poi magari ve lo ritrovate. Quindi il condensatore è nuovo, faccio un confronto con il condensatore appena tolto. Infatti, come possiamo vedere, c'è una grande differenza. Adesso rimonto il condensatore e vediamo come va. Prima di procedere alla saldatura, una pulizia dopo aver liberato le piste con alcol isopropilico. Inserisco il nuovo condensatore, attenzione alla polarità perché trattasi di un condensatore elettrolitico. Ok, rimonto il tutto. Test finale. Questo è quello che già funzionava, questo è quello riparato. E questa volta non lampeggia ma si posiziona in attesa, quindi possiamo dire che la riparazione è andata a buon fine. Come possiamo vedere, la comunicazione ora c'è. Un saluto a tutti da
Mr. Volt.